Avrò bisogno di spilli, forbici per carta, forbici per stoffa, elastico, pinzette e un asciugamano di recupero che ci servirà per non buttare niente. Questo è il cartamodello della fascia turbante lungo 51 di lunghezza per 20 di altezza e si deve mettere nella stoffa per 2 volte. Invece la parte di dietro è 25,5 x 14, quindi quella che verrà arricciata. Adesso prepariamo il mio asciugamano e posiziono sopra il mio cartamodello. Fisso il cartamodello nel mio tessuto con gli spilli, in modo tale che non si sposti. Per tagliare questa tipologia di stoffa io preferisco utilizzare le forbici e te le consiglio. Posiziono il cartamodello della parte del dietro che verrà arricciato nella stoffa e metto gli spilli e poi taglio anche questo con le forbici. Ed ecco qua, questa è la fascia turbante, quindi la parte del davanti, e questa è la parte del dietro. Tolgo tutti gli spilli in ambedue i cartamodelli e ho i miei pezzi tagliati. Questa è la parte del davanti che andrà incrociata, il dritto è all'interno. Devo prendere una delle due parti, girarla dalla parte più lunga, come vedete nell'immagine, e lo fisso con gli spilli. Quindi il dritto è nella parte interna. Fisso tutto con gli spilli, sia uno che anche l'altro, nello stesso modo. Il dritto è all'interno. Lo blocco con gli spilli, anche in questo caso, e poi preparo la parte del dietro. Questi due sono fatti. Faccio la stessa cosa, lo rigiro nel verso più lungo, il dritto è sempre all'interno e metto gli spilli. Adesso devo cucire queste 3 parti con la taglia e cuci. Quindi andiamo subito a cucire. Io ho utilizzato questa bellissima taglia e cuci della Necchi, che è la NL11C, che trovi nel sito necchishop.com. Se vuoi avere informazioni, scrivimi in privato a cristianacarpentieri@gmail.com oppure nei social. In questo caso io ho utilizzato 4 fili, ho messo la lunghezza del filo da 3 a 4 e il differenziale a 1, mentre i fili li ho posizionati in questo modo: 4 4 e circa 4 per tutti, ecco qua, e ho cucito. Come vedete è veramente uscito benissimo il punto e ha tagliato perfettamente la stoffa, perché è una macchina molto robusta, affidabile, rimane ben ferma e ha come caratteristica questo utilissimo cestello dove le stoffe andranno a depositarsi. Ed ecco qui, le 2 parti le ho fatte, tutte cucite. Adesso devo prendere una spilla da balia e con questa mi aiuto a rivoltare tutte le parti. La spilla da balia mi aiuta moltissimo a fare questo tipo di lavoro, quindi rivolto il tutto in questo modo ed ecco qui, questa è fatta. Quindi abbiamo fatto una parte e la posiziono dove la cucitura è in alto,
Ecco qui ho preparato anche l'altra, quindi 1, 2 e 3, quindi tutte e 3 le parti. Adesso le devo mettere incrociate in questo modo e devo far coincidere queste 2 parti, rovescio contro rovescio, quindi le blocco con delle pinzette e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, sempre rovescio contro rovescio, bloccando con le pinzette. Adesso devo inserire l'elastico all'interno della questa sorta di coulisse. Blocco da una parte l'elastico con una spilla da balia in modo tale che non si sposti e poi spingo l'elastico verso l'esterno dell'altra parte. Ecco qua, lo blocco con uno spillo in modo tale che non rientri all'interno e lo cucio con la mia Necchi NL11C, che cuce anche grossi tessuti, strati di tessuto. Come puoi vedere ha cucito veramente in maniera molto facile, veloce e senza intoppi. Ed ecco qui la fascia di dietro pronta. Posiziono poi la parte del dietro con la parte del davanti dritto contro dritto e poi lo cucio con la mia macchina. Come vedete ha cucito veramente perfettamente. Ora devo rimboccare verso l'interno, quindi la parte del rovescio, queste 2 parti che rimangono più lunghe. Proprio in questo modo, rimboccandole come se fosse un involtino. Per fissare queste parti preferisco cucire a mano, quindi con il mio ago, un filo in tinta, cucio queste 2 parti. Poi, come per magia, devo mettere i 2 pollici in questo modo e rigirarlo verso l'interno, in modo tale che, come puoi vedere, viene veramente perfetto. Non si vede niente, è proprio un lavoro super pulito, facilissimo da fare e lo puoi realizzare anche in altri tessuti. E questo qui è il risultato nel manichino. È veramente molto molto carino, si può usare per andare al mare, per truccarsi, per farsi la doccia, ha veramente tantissimi usi. Ti ringrazio di aver visto il video, lasciami un bel like, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati. Buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e al prossimo video!